Io dopo ero tornato in Italia, dopo una settimana, seppi che una parte di questi erano stati fatti prigionieri a Kindu e non avevamo notizie, sapevamo solo che erano prigionieri a Kindu. Il nostro ambasciatore cercò di informarsi, ma non si sapeva niente e non si riuscì a capire che fine avessero fatto. Dopo un po' di tempo sapemmo che erano stati uccisi. La seconda volta che sono stato in Congo ho conosciuto quello che aveva sepolto i nostri e ci raccontò più o meno quello che era successo. I nostri colleghi erano andati alla mensa dell'ONU, lì a Kindu, ed erano andati disarmati, perché sempre l'ONU. Arrivò un drappello di quelli dello centro centrale che avevano scambiato i nostri per belgi. E dentro fuori i belgi, noi non siamo belgi, noi siamo italiani, siamo dell'ONU. No, non è vero, ci fu una discussione con questi soldati che li avevano presi dai belgi, volevano uscissero fuori. E loro erano tutti disarmati, perché uscendo dall'aeroporto dopo 100 metri, 50 metri c'era la mensa, non pensavano, e furono portati in carcere. Poi abbiamo saputo da quello che mi ha detto questo indigeno, era un brigadiere della polizia locale, il brigadiere Ingombe, perché Raimondo è messo Ingombe. Lui mi raccontò che sono presi dalle carceri, linciati, fatti a pezzi, e alcuni pezzi portati addirittura al mercato per essere venduti come carne. Qui in Italia non si seppe molto, sì, si vociava le cose, questo abbiamo saputo là. Questo brigadiere, dopo l'eccidio, era andato lì sul posto, aveva raccolto i cadaveri e li aveva messi in una fossa comune. Molto tempo dopo arrivò la commissione italiana, andarono sul posto, questo amico Ingombe li portò sul posto, furono riesumati i corpi, o quello che rimaneva dei corpi, furono messe delle bare, quello che avanzava nelle bare, senza riconoscere chi è chi, e furono portati in Italia. Questo brigadiere, che poi fu premiato dall'ambasciata italiana, fu quello che ha permesso il ritrovamento, se non altro, delle spoglie, perché nessuno va dire, questi non so il capo di questo gruppo, di questo drappello soldati che fine abbia fatto, pare sia morto in guerra, non si sa, o se sia stato processato, non è chiaro. Ma lì, francamente, che ci fosse un diritto era un po' una favola. E poi il diritto internazionale non esiste. Io per quello poi, anni dopo, alla scuola di guerra farò una conferenza sul processo di Norimberga, perché il diritto internazionale ne ha preso in giro, come anche la Società delle Nazioni, prima l'ONU, che adesso è il più costoso degli enti inutili. Io ci sono stato dentro l'ONU, ma non potevamo fare questo, non potevamo fare, questo non si fa, qui bisogna. Avevamo le mani legate, non potevamo fare niente. Potete trasportare gli aeroplani, ma noi dovevamo difenderci, anzi non difenderci, eravamo disarmati, dovevamo solamente scappare, non potevamo rispondere al fuoco. Insomma, steniamo un velo pietoso quello che era l'ONU. Era un altro ente inutile, come la FAO, come la Società delle Nazioni. I gente stanno lì a prendere soldi, a pascere degli impiegati pressoché inutili, e poi fanno delle belle dichiarazioni, grandi lettere, auspicano, deplorano, si augurano che fanno come si dice, delle risoluzioni restano lì dove sono. Per cui ecco, per questo io dicevo, il diritto internazionale dov'è? Questi devono essere processati. Chi l'ha processato? Non si sa se possono stare processati o no. Sono morti ammazzati in guerra. Comunque i nostri morti sono morti inutilmente,
innocenti, e fra questi c'era un tenente medico, il povero Remotti, che era andato in Congo perché lui studiava malattie tropicali. Era andato in Congo per vedere in loco qualcosa dell'origine di questa malattia. E quel giorno ha chiesto di fare un volo con noi per vedere questa città, Kindu, che stava in una zona bellissima, nel Kivu, una delle zone più belle del Congo. E lui aveva fatto volentieri questo volo per andare a vedere il Kivu. Quando arrivarono questi qui, lui cercò di scappare e gli spararono subito, lo uccisero subito. Gli altri furono poi uccisi, come dicevo, linciati dalla popolazione, dalle selvaggi, non si possono definire diversamente. E quindi la storia di Kindu è stata ricostruita solo grazie a questo brigadiere della polizia congolese che ci ha consentito il ritrovamento delle spoglie e soprattutto ci ha dato un'indicazione di quello che era successo, perché in realtà queste cose me le raccontava lo stesso brigadiere una sera, la seconda volta che andavo in Congo, capitò Leopoldvili per essere premiato dal consolato. Aveva paura di andare in albergo, aveva paura che si vendicasse, ma lo faceva venire in camera da noi. Io c'avevo una villetta, avevo dei letti in più, e io accesi il registratore e lo feci parlare. Lui parlava in francese, insomma, e ci raccontò, per esempio, che lui quando andò per seppellire, gli dissero: «Est-ce que tu es Penpe?» Penpe vuol dire amico dei bianchi in dialetto loro. «Est-ce que tu es Penpe?» No, lui dice no, lui era cattolico, solo dovette scappare anche lui. Poi dopo tornò, dopo che andava via, e prese le spoglie e le mise in un camion e le portò le mise in una fossa comune, perché lui era cattolico, credeva. E lui mi raccontò tutto quello che era successo, e lui venne da noi, cioè, non si fidava di andare in albergo per paura che qualcuno si vendicasse a lui, che aveva fatto questo favore ai bianchi, agli italiani. E così, quindi dicevo, la seconda puntata di Operazione Congo fu molto meno drammatica, diciamo, della prima, perché i voli erano, anzitutto avevano capito che non si poteva volare in quelle condizioni, perché tra l'altro, questo la gente non lo sa, abbiamo perduto, oltre ai 13 di Kindu, altri 10-12 persone noi abbiamo preso per incidenti di volo. Uno in decollo all'Uruguay, se ricordo bene, piantate il motore in decollo, non sono riusciti a tenere la prima, finiti per terra. Un altro in volo di trasferimento, come al solito, oltre il carico massimo, piantata motore sugli altipiani dell'Uganda. L'Uganda è alto sui 2000 metri, 1500-2000 metri, per cui se non riesce a mantenere la quota, se riesce a mantenere la quota voluta solamente a 10.000 piedi, e lì erano 2000 metri, insomma, era molto al limite. Uno di questi aeroplani, pilotato da maggiore Nisi, o capitano Nisi, venendo dall'Italia, attraversando l'Uganda, ebbero piantato il motore e fece un atterraggio di fortuna sulla savana. E siccome il campo era abbastanza regolare, tirarono fuori il carrello, e durante la corsa dell'atterraggio trovarono un tronco in mezzo all'erba che tranciò il carrello anteriore, la cabina collassò e chi stava in cabina, i due piloti, morirono. Il navigatore, l'opera del sergente, non mi viene in mente il nome, si salvò, e poi i superstiti
si avviarono a piedi lungo l'Uganda con le carte che avevano a disposizione verso un posto abitato per poi tornare indietro. Anche è tutta una storia, insomma, noi, poi una della prova della storia, noi qui l'operazione in Congo abbiamo perso non solo 13 per l'eccidio, ma altri per incidenti di volo, perché purtroppo gli incidenti di volo erano molto vicini, volando in quelle condizioni allucinanti. Poi dopo ci fu, pare fu il comandante di Verbelli che disse: no, così non si può volare, qui mandiamo questi piloti del macello. Ridimensionarono le cose e cominciarono a volare secondo i limiti, anche perché la guerra era praticamente finita, non c'erano le esigenze prima periodo, cominciamo a volare entro limiti operativi normali, cioè rispettando il massimo carico, rispettando le temperature, il QNH, tutti i conti che noi normalmente si fanno non prendi le tabelle, per cui le cose migliorarono nel secondo periodo. Io ho detto qualcuno degli episodi, in realtà poi ogni tanto me ne viene in mente qualche altro, alcuni anche da ridere, alcuni drammatici, ma sono passati da allora 60 anni fa, io avevo 24 anni e ho scritto il libro ricordandomi ancora, l'ho scritto quando stavo ancora, ricordandomi un po' di quello che già adesso, dovessi scriverlo adesso, mi sono dimenticato buona parte. Il libro che ho scritto su questa vicenda del Congo è nato per una strana combinazione. Un giorno a Milano, io ero comandante di MD-80, stavamo aspettando quello del catering che doveva portarci a vedere. Questo arriva, porta le cose, poi se ne va. Dice: vabbè, tutto a posto, potete partire per chiedere l'imbarco. E da me saluta, dice: o te che la malamu? E rispondo istintivamente, stavo lì sopra pensiero: e che è malamu? Quello indietro. Io ho salutato in congolese, io mi rispondo: io? Ma io in congolese, io pure, perché quando io stavo con loro, io stavo con l'idea che mi sparavi. La cosa è finita di ridere, perché la guerra era stata già da 20 anni. La sera a Milano mi trovo a cena al ristorante con degli altri colleghi, anche loro ex ufficiali, e racconto lo strano fatto, penso perché quelli che mi sparavano in Congo. E tu che ci facevi in Congo? Come? Stavo all'ONU, noi italiani, sì, non lo sapevate, nessuno sapeva nulla. Cioè noi stavamo lì, in Italia nessuno sapeva, hanno saputo qualcosa dopo i fatti di Kindu. E allora mi dice: ma come volate? Che facevate? Come volavate? Gli raccontai, io lo stavo raccontando adesso, voli tutti questi fuori limiti per portare il rifornimento alla gente, fuori sempre al limite, con grande spremuta di adrenalina, tutti i voli. Dice: ma siete pazzi, così volavate? Beh, che vuoi fare? Come a Roma, chi tocca non si ingrugna, ci toccava, ma per forza fare così. Dice: ma perché non scrivi un libro? Dice: vabbè, un libro, che importa le gente li fate? Dice: ma no, questi non sono fatti tuoi, sono fatti, insomma, mi hanno telefonato a casa, e allora sta a fare questo libro, alla fine questo libro l'ho fatto. Ma i miei amici si sono preoccupati anche di cercarmi l'editore, mi ci hanno portato per le orecchie all'editore, io ho portato il manoscritto, il libro è stato pubblicato, e poi con mia somma sorpresa, questo libro ha avuto anche un premio letterario, perché qualcuno l'ha anche preso, io no, ma qualche mio amico ha pensato bene di presentarlo a un concorso letterario e ho avuto il premio come opera prima. Quindi il Congo ha avuto una storia a sé. Abbiamo fatto il nostro dovere tutti quanti, abbiamo lasciato dei morti, però tutto sommato c'è rimasto l'orgoglio di aver fatto qualcosa di sensato, di sano e di doveroso. Abbiamo fatto il nostro dovere di ufficiali piloti rispettando le regole dell'aeronautica militare e come militari abbiamo sempre obbedito.